Buongiorno, siamo qui ed anche oggi parliamo di energia. Energia e come gestirla al meglio ed eventualmente dei metodi che possiamo adottare per risparmiare l'energia. Come sapete noi ci occupiamo di quella che io chiamo energia di secondo livello. In effetti potrebbe essere già un'energia di terzo livello, in ogni caso non ci occupiamo della produzione di energia, ci occupiamo di come viene convertita l'energia e come viene utilizzata, quindi come viene trasmesso il calore ai processi termici. Nell'ambito delle nostre attività volte a controllare la temperatura nei processi industriali, l'energia viene utilizzata per l'azionamento dei motori delle pompe, dei compressori frigoriferi, dei motori dei ventilatori, delle resistenze di riscaldamento nel caso di centraline o caldaie di riscaldamento per olio diatermico o per acqua pressurizzata. Da tempo pensavo a soluzioni che consentissero il controllo dell'energia e dell'efficienza delle apparecchiature. Attualmente si sente sempre più spesso parlare di industria 4.0, IoT. Effettivamente è un concetto molto interessante che ormai da più di un anno stiamo proponendo per quelle che sono le nostre apparecchiature per poter ottenere un monitoraggio, quindi un controllo del funzionamento delle apparecchiature che andiamo a fornire ai nostri clienti e alle aziende che utilizzano i nostri sistemi. Devo dire che non è un sistema che trovi facilmente successo, o meglio, se ne parla tantissimo, dopodiché l'applicazione viene effettuata non in tutti i casi, anche perché le nostre sono delle utilities, non sono degli impianti produttivi, quindi molto spesso anche i nostri clienti non hanno questo grande interesse a controllare o monitorare un utility, di solito sono più volti a controllare l'efficienza di un impianto produttivo che, diciamo così, entra direttamente nella catena di redditività della realizzazione di un prodotto. Il rendimento di un utility volta a controllare la temperatura, diciamo che rimane in secondo piano. Rimane in secondo piano però dal mio punto di vista, dal punto di vista nostro di Tempco, ha dei consumi energetici, ha un impatto sicuramente sui costi del prodotto legato ai consumi energetici e di conseguenza riteniamo utile poterlo monitorare. Noi effettuiamo questo monitoraggio grazie a delle interfacce che ormai si trovano abbastanza comunemente, che interpretano i segnali che arrivano dalle nostre centraline e vengono trasmessi in rete e registrati in cloud in modo da poter controllare l'efficienza e il funzionamento di queste macchine. L'obiettivo primario solitamente è quello di andare a controllare i livelli di temperatura, di pressione, di flusso e quindi controllare l'efficienza di funzionamento di queste macchine in modo da poter monitorare l'impiego e attuare delle azioni di manutenzione predittiva o preventiva o semplicemente, se il cliente ci chiama segnalandoci delle anomalie di funzionamento, essere in grado di capire cosa sta succedendo in quel momento sull'apparecchiatura e poter intervenire a ragion veduta oppure semplicemente poter dire al cliente sì, guarda, effettua questo tipo di attività, fai questo tipo di intervento e magari riuscire anche in autonomia a rimettere in funzione il sistema e a rimetterlo in efficienza. Quello che implementiamo solitamente è quello di monitorare i consumi elettrici. Quello che ci interessa è vedere l'effettivo assorbimento di corrente elettrica, quindi di energia di questa macchina nelle varie fasi del tempo, quindi legate alle varie fasi di produzione e non solo, legate anche alla stagionalità, perché molte volte si è parlato di cambio di efficienza di certe macchine termiche legato alla stagionalità, parliamo ad esempio di un attore evaporativo o di un dry cooler, ma banalmente è interessante vedere anche il funzionamento e l'assorbimento elettrico di una centralina di termoregolazione in funzione della produzione, quindi valutare i vari carichi termici. Questo ha un effetto interessante perché ci consente di capire effettivamente qual è l'energia che viene consumata, quali sono i momenti di punta di consumo dell'energia e soprattutto dove magari fare degli interventi per andare a ottimizzare il progetto della macchina ed andare a suggerire al cliente la potenza più adeguata da installare in modo da risparmiare già sull'investimento iniziale e tanto più nel momento in cui va ad esercire la macchina. In questo modo, ad esempio, queste informazioni, questi dati ci vengono utili per poter valutare se effettivamente valga la pena o meno inserire inverter, inserire tristori, inserire sistemi di regolazione modulanti per la potenza. Cosa ne pensate? È un discorso interessante? Un saluto a tutti e stay safe, come si dice in questo periodo.